Prima della guerra, prima delle grandi leggende, c'era un uomo che aveva già tutto. Si chiamava Ulisse. Era il re di Itaca, una piccola isola circondata dal mare. Un luogo semplice, fatto di colline, porti e persone che si fidavano di lui. Ulisse governava senza paura e senza forza brutale. Governava ascoltando. Accanto a lui c'era Penelope, intelligente, paziente, incrollabile. E tra le sue braccia suo figlio Telemaco. Ulisse era un buon marito, un padre presente e un re che sapeva capire gli altri. Non era famoso per i muscoli o per la rabbia. Ulisse era diverso, la sua vera forza era la mente. Sapeva trovare soluzioni dove gli altri vedevano solo problemi. Con le parole evitava conflitti. Con l'intelligenza vinceva battaglie prima ancora di combatterle. Ma il destino aveva altri piani. Anni prima era stato fatto un giuramento e ora quel giuramento lo chiamava alla guerra. Ulisse provò a evitarla. Si finse pazzo pur di restare con la sua famiglia, ma l'inganno fu scoperto e la chiamata non poteva più essere ignorata. Così Ulisse salutò la sua casa, sua moglie, suo figlio. Non partì in cerca di gloria, partì sapendo cosa avrebbe perso, perché questa non è la storia di un uomo che voleva conquistare il mondo. È la storia di un uomo che voleva solo tornare a casa e del viaggio che lo avrebbe reso una leggenda. Quando Odisseo partì per la guerra di Troia, suo figlio Telemaco era ancora un bambino. Troppo piccolo per capire cosa stesse succedendo, ma abbastanza grande da sentire che qualcosa di importante stava andando via per sempre. La guerra finì 10 anni dopo, ma Odisseo non tornò. E quando l'Odissea ha inizio, sono passati 20 anni dalla sua partenza. Telemaco ormai è un giovane uomo, vive ancora nel palazzo di suo padre, a Itaca, insieme a sua madre Penelope. Ma quella che una volta era una casa, ora è diventata qualcosa di molto diverso. Il palazzo è occupato da un gruppo di nobili locali, i Proci. Mangiano, bevono, festeggiano ogni giorno usando le ricchezze di Odisseo. Dicono che il re sia morto e vogliono che Penelope lo accetti definitivamente, scegliendo uno di loro come nuovo marito. Penelope però non cede. Dice che sceglierà un nuovo marito solo quando avrà terminato di tessere un sudario per suo suocero, Laerte, ormai anziano. Quello che i Proci non sanno è che Penelope li sta ingannando. Di giorno tesse la tela, di notte in segreto la disfa. Così il lavoro non finisce mai. E Odisseo, almeno ufficialmente, resta ancora vivo. Telemaco assiste a tutto questo. Vede i Proci umiliare la casa di suo padre, vede sua madre resistere da sola e si sente impotente. È il figlio di un grande eroe, ma nessuno lo prende sul serio. È in questo momento che entrano in gioco gli dei. Poseidone, nemico giurato di Odisseo, è lontano dall'Olimpo. E Atena, dea della sapienza e protettrice di Odisseo, ne approfitta. Parla con Zeus e insieme decidono che è arrivato il momento di agire, ma non per Odisseo, per suo figlio. Atena scende a Itaca sotto mentite spoglie, fingendosi uno straniero di nome Mente. Telemaco lo accoglie secondo le regole sacre dell'ospitalità, senza sapere chi ha davvero davanti. Durante la sera assistono insieme a un altro banchetto dei Proci. Tra vino e risate, il cantastorie Efemio canta un poema sul ritorno degli eroi da Troia. Penelope ascolta e si spezza. Quel canto le ricorda il marito scomparso. Chiede a Femio di smettere. Ed è qui che accade qualcosa di nuovo. Telemaco interviene, davanti a tutti. Dice a sua madre che quella scelta spetta agli uomini e che il cantore deve continuare. Non è arroganza. È il primo segnale che Telemaco sta cambiando. Per la prima volta si comporta come il padrone di casa. Il mattino dopo convoca un'assemblea pubblica, chiede ai cittadini di Itaca una nave e un equipaggio. Vuole partire. Vuole scoprire se suo padre è vivo o morto, ma nessuno lo aiuta. I Proci lo deridono. L'assemblea si scioglie. Telemaco resta solo. Di nuovo Atena interviene. Questa volta sotto le sembianze di Mentore, un vecchio amico di Odisseo. Gli promette una nave e degli uomini fidati.
Così, senza dire nulla a sua madre, Telemaco parte di notte. Sta lasciando Itaca di nascosto, ma soprattutto sta lasciando l'infanzia. La prima tappa è Pilo, dove vive Nestore, uno dei più anziani e rispettati guerrieri greci tornati da Troia. Nestore lo accoglie con rispetto, gli racconta della guerra, ma non sa dire cosa sia successo a Odisseo. Tuttavia gli offre qualcosa di altrettanto importante, un esempio di cosa significa essere un uomo e un re. Da Pilo, Telemaco prosegue verso Sparta, accompagnato dal figlio di Nestore, Pisistrato. Qui incontra Menelao ed Elena, la coppia da cui era nata tutta la guerra di Troia. Ora vivono insieme, riconciliati. Menelao racconta il suo lungo viaggio di ritorno, parla dell'Egitto, dell'isola di Faro e di un incontro straordinario. Lì aveva catturato Proteo, un antico dio del mare capace di conoscere il destino di tutti. Ed è Proteo ad avergli rivelato la verità. Odisseo è vivo, non è morto, non è scomparso, è prigioniero. Bloccato su un'isola lontana, trattenuto da una misteriosa ninfa di nome Calipso. Menelao racconta anche un'altra storia, quella di Agamennone, il capo dei Greci a Troia. Tornato a casa, è stato ucciso da sua moglie Clitemnestra con l'aiuto dell'amante Egisto. È un avvertimento. Tornare a casa non è sempre la fine felice che tutti immaginano. Telemaco ascolta tutto e capisce una cosa fondamentale. Suo padre potrebbe tornare, ma il mondo non è rimasto fermo ad aspettarlo e nemmeno lui può più farlo. Telemaco parte da Sparta diverso da come era arrivato. Non ha ancora salvato suo padre, non ha ancora sconfitto i proci, ma ora sa una cosa: Odisseo è vivo. E lui non è più solo il figlio che aspetta, sta diventando l'uomo che agirà. Dopo 7 lunghissimi anni trascorsi sull'isola della ninfa Calipso, Odisseo riesce finalmente a lasciare quella prigione dorata. Non perché Calipso abbia smesso di amarlo, ma perché gli dei hanno deciso che la sua Odissea deve continuare. Odisseo costruisce una zattera con le proprie mani e prende il mare. È convinto che il peggio sia passato. Itaca sembra finalmente più vicina che mai. Ma si sbaglia. Il dio del mare Poseidone, che non ha mai perdonato Odisseo per aver accecato suo figlio Polifemo, lo vede navigare in mare aperto e decide che non è ancora il momento del ritorno. Scatena una tempesta violentissima. Onde enormi si abbattono sulla zattera. Il vento la spezza. Il mare inghiotte tutto. Odisseo viene sbalzato in acqua e lotta per restare a galla, senza più alcun mezzo, senza alcuna protezione. Per giorni interi resta alla deriva. Non combatte per tornare a casa. Combatte solo per restare vivo. Quando finalmente riesce a raggiungere la riva, è allo stremo delle forze. Stanco, coperto di sale, pieno di ferite. Non sa nemmeno dove si trovi. Quell'isola è Scheria, la terra dei Feaci. Ma Odisseo ancora non lo sa. Riesce a trascinarsi fuori dall'acqua. Si infila tra i cespugli per ripararsi dal freddo e dagli animali. Si copre come può con foglie e rami. Poi, completamente esausto, si addormenta. In quel momento Odisseo non è un eroe, non è un re, è solo un uomo che ha perso tutto. Ed è proprio da qui che ricomincia la sua rinascita. Atena, dea della saggezza e da sempre protettrice di Odisseo, osserva la scena. Sa che il mare non è più un luogo sicuro per lui. Sa che ha bisogno di aiuto, ma decide di non intervenire direttamente. Sceglie un'altra strada. Durante la notte appare in sogno a Nausica, la giovane figlia del re dei Feaci. Nel sogno le suggerisce di andare al fiume con le ancelle per lavare i panni. Un sogno semplice, quasi banale, ma in realtà è un piano preciso. I Feaci sono un popolo pacifico, ricco, esperto di navigazione. Possiedono navi velocissime e rispettano in modo assoluto le leggi sacre dell'ospitalità. Il loro re è Alcinoo, un sovrano giusto, equilibrato,
rispettato da tutto il suo popolo. Chiunque arrivi come supplice, secondo le leggi degli dei, deve essere accolto e aiutato, sempre. La mattina seguente Nausicaa si reca davvero al fiume con le sue ancelle. Lavano i panni, li stendono al sole, poi iniziano a giocare sulla spiaggia, lanciandosi una palla. Le loro grida rompono il silenzio e svegliano Odisseo. Quando si rialza, Odisseo capisce immediatamente la gravità della situazione. È sporco, è irriconoscibile, potrebbe spaventare chiunque, ma Odisseo non perde la calma. È qui che emerge ancora una volta la sua intelligenza. Si copre con dei rami, si avvicina lentamente e parla. Non si getta ai piedi di Nausicaa per non intimidirla. Non tenta di toccarla. Le chiede aiuto con rispetto e con grande astuzia la paragona a una dea. Non è un complimento casuale, è il modo più efficace per ottenere ascolto. Nausicaa non fugge, non grida, non lo respinge. È Atena che le infonde coraggio. Capisce che quell'uomo non è pericoloso, è un naufrago ed è un supplice. Nausicaa ordina alle ancelle di aiutarlo, gli offre vestiti puliti, cibo, olio per lavarsi. Lo guarda tornare lentamente a essere un uomo. Poi gli spiega cosa deve fare per essere accolto a corte. Gli dice di entrare in città da solo, di non attirare l'attenzione, di andare direttamente dalla regina Arete e di chiederle ospitalità secondo il rito. Se seguirà quelle regole, nessuno potrà fargli del male. Odisseo obbedisce. Arriva alla reggia di Alcinoo e chiede protezione. Non dice chi è, non racconta nulla. Secondo la legge sacra dell'ospitalità, viene accolto subito. Gli offrono cibo, vestiti, un posto d'onore. Solo dopo Alcinoo gli chiede la sua storia. Durante un grande banchetto, il cantore Demodoco inizia a cantare le storie della guerra di Troia. Parla di eroi, di stratagemmi, di sofferenze. Odisseo ascolta in silenzio, poi scoppia a piangere. Nessuno capisce il motivo di quelle lacrime. A quel punto Alcinoo interviene e chiede allo straniero di spiegarsi. Ed è qui che Odisseo fa una cosa che non aveva mai fatto prima. Dice il suo nome, rivela di essere Odisseo, re di Itaca, e racconta tutto. Il suo racconto diventa un lunghissimo flashback. I ciclopi, Circe, le sirene, Scilla e Cariddi, l'isola di Calipso. Racconta ogni errore, ogni perdita, ogni sacrificio. Quando la guerra di Troia finisce, per Odisseo il viaggio non è affatto concluso. Anzi, è proprio da questo momento che comincia la parte più dura della sua storia. Odisseo salpa da Troia con 12 navi e un equipaggio stanco, ma convinto che il ritorno a casa sia ormai vicino. Ma la guerra ha lasciato conseguenze profonde e il mondo che lo aspetta fuori dal campo di battaglia è molto più pericoloso di quanto immagini. La prima tappa verso il ritorno è Ismara, città dei Ciconi, alleati dei Troiani. I greci saccheggiano la città con facilità, ma qui Odisseo commette il primo grave errore. Non impone la partenza immediata. I suoi uomini si fermano a festeggiare, bevono, si rilassano. Nel frattempo, i Ciconi si riorganizzano, chiamano rinforzi e contrattaccano. Lo scontro è violento. Odisseo perde 6 uomini per ciascuna nave. È un segnale chiarissimo. La guerra è finita, ma le sue conseguenze non lo sono. Una tempesta spinge la flotta fuori rotta fino alla terra dei Lotofagi. Qui il pericolo non è rappresentato da armi o mostri, ma da qualcosa di molto più subdolo: il loto. Chi lo mangia perde il desiderio di tornare a casa. Dimentica tutto. Alcuni uomini di Odisseo lo assaggiano e smettono di voler ripartire. Vogliono restare lì per sempre. Odisseo è costretto a trascinarli via con la forza e legarli alle navi. Qui il mito ci mostra una delle prime grandi prove del viaggio. Non sempre il nemico è qualcosa da combattere. A volte è la tentazione di smettere di lottare.
La flotta giunge poi nella terra dei Ciclopi, creature gigantesche, violente, che non rispettano né leggi né ospitalità. Odisseo entra nella grotta di Polifemo, figlio del dio del mare Poseidone. Polifemo li imprigiona e inizia a divorare i compagni di Odisseo uno dopo l'altro. Qui la forza è inutile. Serve l'ingegno. Odisseo ubriaca Polifemo con del vino fortissimo e gli dice di chiamarsi Nessuno. Poi, mentre il ciclope dorme, gli acceca l'unico occhio con un palo arroventato. Quando Polifemo urla, dice che nessuno lo sta uccidendo. Gli altri ciclopi non intervengono. Per fuggire, Odisseo lega i suoi uomini sotto il ventre delle pecore. È un piano perfetto. Ma una volta in mare, Odisseo rovina tutto. Accecato dall'orgoglio, rivela il suo vero nome. Polifemo allora invoca Poseidone e chiede vendetta. Da questo momento in poi, il dio del mare diventa il grande antagonista del viaggio. Il ritorno a casa non sarà più solo difficile, sarà ostacolato dagli dei. Dopo aver lasciato le prime terre incontrate lungo il viaggio, Odisseo e i suoi uomini raggiungono un luogo molto particolare, la reggia di Eolo, il signore dei venti. Eolo non è un nemico, anzi, accoglie Odisseo con rispetto e curiosità. Ascolta la sua storia, riconosce la sua intelligenza e decide di aiutarlo. Il suo dono è straordinario. Eolo consegna a Odisseo un otre di pelle, apparentemente semplice, ma in realtà potentissimo. Dentro l'otre sono rinchiusi quasi tutti i venti, quelli contrari, quelli violenti, quelli capaci di scatenare tempeste. Ne resta fuori uno solo, il vento favorevole, quello che può spingere le navi dritte verso Itaca. Se l'otre resterà chiuso, il viaggio di ritorno sarà rapido e sicuro. Per la prima volta dopo Troia, Itaca non è un'illusione lontana, è vicina davvero. Odisseo lega l'otre con grande attenzione e lo tiene sempre con sé. Non lo perde mai di vista, ma il viaggio dura giorni e la stanchezza si fa sentire. Quando ormai la costa di Itaca è quasi visibile all'orizzonte, Odisseo, esausto, si addormenta. Ed è in quel momento che tutto va storto. I marinai osservano l'otre, sanno che è un dono prezioso, ma non sanno cosa contenga davvero. Cominciano a sospettare, pensano che dentro ci siano oro, argento, ricchezze nascoste da Odisseo solo per sé. La diffidenza prende il posto della fiducia. E così, mentre Odisseo dorme, aprono l'otre. Appena il nodo si scioglie, i venti esplodono tutti insieme, violenti, incontrollabili. Il mare si ribella, il cielo si oscura. In pochi istanti, una tempesta gigantesca travolge la flotta. Le navi vengono sbalzate, girate, trascinate lontano. Il vento che doveva portarli a casa, ora li spinge nella direzione opposta. Quando Odisseo si sveglia, è troppo tardi. Itaca è di nuovo lontana. Il mare ha cancellato in un attimo giorni di viaggio e di speranza. Non è stato un dio a tradirli. Non è stato un mostro. È stato l'errore degli uomini. Disperati, Odisseo e i suoi tornano da Eolo. Lo implorano di aiutarli ancora una volta, ma Eolo rifiuta. Non per crudeltà, ma perché capisce qualcosa di fondamentale. Odisseo è ormai odiato dagli dei. E chi è perseguitato dal destino non può essere aiutato due volte. Aiutarlo di nuovo significherebbe attirare su di sé la collera divina. Così Eolo li scaccia dalla sua reggia. Per Odisseo, questo è uno dei momenti più amari del viaggio. Non perché ha perso una battaglia, ma perché era arrivato vicinissimo alla fine e l'ha persa per colpa dei suoi stessi uomini. La flotta approda poi nella terra dei Lestrigoni, giganti cannibali. L'attacco è improvviso e devastante. Scagliano massi enormi contro le navi, le affondano, divorano gli uomini. 11 navi vengono distrutte. Solo quella di Odisseo riesce a fuggire. Da questo momento in poi,
il viaggio cambia completamente. Odisseo non è più il capo di una flotta, è il comandante di un piccolo gruppo di superstiti. È così che approdano su un'isola misteriosa e silenziosa, un luogo bellissimo, coperto di foreste, che sembra offrire finalmente riposo. Ma è un'illusione. Quell'isola appartiene a Circe, una maga potentissima, capace di dominare gli uomini non con la forza, ma con l'inganno. Quando alcuni compagni di Odisseo entrano nella sua dimora, Circe li accoglie con gentilezza, li fa sedere, offre loro da bere. Ma nel vino versa una pozione. Appena bevono, gli uomini perdono la forma umana. I loro corpi si trasformano, le loro voci diventano grugniti. Circe li ha trasformati in maiali. Non è una punizione casuale, è un simbolo. Quegli uomini hanno smesso di ragionare, di resistere, di lottare. Sono diventati schiavi dei propri istinti. Quando Odisseo viene a sapere cosa è successo, si prepara ad affrontare Circe. Ma questa volta l'astuzia da sola non basta. Ed è qui che interviene il dio Hermes. Hermes appare a Odisseo e gli consegna un'erba magica, capace di annullare l'effetto delle pozioni di Circe. Senza quell'aiuto, Odisseo sarebbe caduto nello stesso inganno dei suoi uomini. Protetto dall'erba, Odisseo entra nella dimora della maga, beve la pozione. E non succede nulla. Circe resta sconvolta. Per la prima volta qualcuno resiste al suo potere. Odisseo allora la minaccia, la costringe a giurare che non gli farà del male e la obbliga a spezzare l'incantesimo. I suoi compagni tornano uomini, salvi. Ma la storia non finisce qui. Circe cambia atteggiamento. Da nemica diventa alleata, da pericolo, rifugio. Odisseo e i suoi restano sull'isola. Giorni che diventano settimane, settimane che diventano mesi. Passa un anno intero, un anno senza tempeste, senza battaglie, senza paura. È una tregua. Ed è proprio questo il problema. Circe offre cibo, protezione, piacere, sicurezza, tutto ciò che il mare ha negato. Ma più il tempo passa, più il ritorno a Itaca sembra lontano, non per colpa degli dei, ma per scelta. Sono i compagni di Odisseo a ricordargli il vero obiettivo, a scuoterlo, a dirgli che è tempo di ripartire. Dopo un anno trascorso sull'isola di Circe, Odisseo è pronto a ripartire. Ma prima di lasciarlo andare, la maga lo avverte. Il ritorno a casa non è ancora possibile. C'è un'ultima prova da affrontare, la più oscura, la più temuta. Odisseo deve scendere nel regno dei morti e consultare il profeta Tiresia. Solo lui conosce il destino che lo attende. Seguendo le istruzioni di Circe, Odisseo e i suoi compagni navigano fino all'estremo limite del mondo conosciuto, nella terra dei Cimmeri, dove il sole non splende mai. Qui il mare è fermo. L'aria è pesante. Il silenzio è innaturale. È il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Odisseo scende nell'Ade non come un guerriero, ma come un uomo in cerca di risposte. Compie un sacrificio, versa il sangue a terra e chiama le ombre. E le ombre arrivano, anime senza corpo, figure pallide, assetate di memoria e di voce. La prima a presentarsi è una presenza familiare. È Anticlea, la madre di Odisseo. Lei è morta mentre lui era lontano. Non per malattia, non per violenza, ma di dolore. Dolore per l'assenza del figlio, dolore per l'attesa infinita. Odisseo cerca di abbracciarla, ma le sue braccia attraversano il vuoto. Anticlea gli racconta cosa è successo a Itaca, dei proci che hanno invaso il palazzo, della sofferenza di Penelope, della crescita solitaria di Telemaco. È il primo momento in cui Odisseo capisce davvero cosa ha lasciato dietro di sé. Tra le ombre compare poi Agamennone, comandante dei Greci a Troia. La sua storia è un avvertimento. Agamennone racconta di essere stato assassinato al ritorno a casa, tradito dalla moglie Clitennestra e dal suo amante Egisto. Non è morto in battaglia,
È morto fidandosi. Il messaggio è chiaro. Tornare non significa essere al sicuro. Odisseo incontra anche Achille, il più grande dei guerrieri. In vita era invincibile. Nell'Ade è solo un'ombra. Achille confessa una verità sconvolgente. Preferirebbe essere un servo vivo, al servizio di un uomo povero, piuttosto che regnare su tutti i morti. È il colpo più duro per l'idea di gloria eterna. La fama non consola la morte. Infine appare Tiresia. Diversamente dalle altre ombre, Tiresia conserva la lucidità. Parla con chiarezza. Vede oltre il presente. Tiresia dice a Odisseo che il ritorno a Itaca è possibile, ma non sarà facile. Lo avverte di due cose fondamentali. La prima, dovrà affrontare ancora sofferenze, perdite e solitudine. La seconda, se vorrà davvero tornare a casa, dovrà rispettare gli dei fino alla fine. In particolare, non dovrà toccare il bestiame sacro del dio del sole, Helios. Se questo divieto verrà infranto, il prezzo sarà altissimo. Con queste parole l'incontro termina. Odisseo lascia l'Ade con qualcosa di nuovo, non una certezza, ma una consapevolezza. Il viaggio non è solo contro mostri e tempeste, è contro le scelte sbagliate, contro l'orgoglio, contro il desiderio di dimenticare. E da questo momento in poi ogni errore avrà un peso definitivo. Dopo aver lasciato il regno dei morti, Odisseo non è più lo stesso uomo. Ora conosce il suo destino, sa cosa lo aspetta e soprattutto sa cosa non deve fare. I suoi compagni però non sanno nulla di tutto questo. Appena tornati sulla nave, Odisseo non racconta ogni dettaglio della profezia. Non perché voglia mentire, ma perché sa che la paura può essere più pericolosa dei mostri. Spiega solo ciò che serve. Li avverte che il prossimo tratto di mare sarà uno dei più difficili di tutto il viaggio. La prima minaccia sono le sirene. Odisseo le descrive in modo molto semplice. Non attaccano le navi, non usano armi, non inseguono nessuno. Cantano. E chi ascolta quel canto perde la testa. Odisseo sa che nessuno dei suoi uomini è abbastanza forte da resistere, nemmeno lui. Così prende una decisione pratica, non eroica. Ordina ai compagni di tappare le orecchie con la cera, in modo da non sentire nulla. Poi chiede di essere legato all'albero maestro, non per proteggersi, ma per proteggere la nave. Quando la nave si avvicina all'isola delle Sirene, succede qualcosa di molto chiaro. I compagni di Odisseo non sentono nulla. Per loro è solo mare, vento e fatica. Continuano a remare come sempre. Odisseo invece sente tutto. Il canto promette risposte. Promette di spiegare il senso della guerra, delle perdite, del dolore. Odisseo urla, si dibatte, chiede di essere sciolto, ma i suoi uomini non lo sentono e soprattutto non lo vedono come un re, ma come un ordine da rispettare, e continuano a remare. Quando la nave supera le sirene e il canto svanisce, Odisseo capisce una cosa importante. Questa volta è sopravvissuto non grazie all'astuzia, ma perché ha accettato di non avere il controllo. Ma il pericolo non è finito. Subito dopo le sirene, la nave entra in uno stretto impossibile. Da una parte c'è Cariddi, un gorgo enorme che risucchia il mare e distrugge qualsiasi cosa gli si avvicini. Dall'altra c'è Scilla, nascosta tra le rocce, pronta ad afferrare uomini dalla nave. Odisseo sa già cosa succederà. Non esiste una scelta giusta. Esiste solo una scelta meno disastrosa. Se passa vicino a Cariddi, moriranno tutti. Se passa vicino a Scilla, moriranno alcuni. Odisseo decide. Tiene la nave lontana dal gorgo. Si avvicina alla roccia. Scilla attacca. In pochi secondi afferra 6 uomini e li trascina via. I compagni gridano, chiedono aiuto. Odisseo li vede, ma non può fare nulla. Non è un errore, non è una distrazione, è una scelta consapevole. Odisseo sacrifica alcuni uomini per salvare il resto dell'equipaggio.
È qui che il viaggio cambia davvero. Non è più la storia di un uomo che cerca di tornare a casa a tutti i costi. È la storia di un comandante che capisce che guidare significa anche convivere con decisioni terribili e che alcune perdite non si evitano, si portano addosso. Dopo essere sopravvissuto alle Sirene, a Scilla e a Cariddi, Odisseo e i suoi uomini arrivano sull'isola di Trinacria. Non è un approdo casuale. È l'ultima prova prima del ritorno. Odisseo conosce già il pericolo. Nel regno dei morti Tiresia lo aveva avvertito. Circe glielo aveva ripetuto con chiarezza. Su quell'isola pascolano le mandrie sacre del dio del sole, Helios. Quegli animali non devono essere toccati, mai. All'inizio Odisseo cerca di resistere. Fa giurare ai suoi uomini che non uccideranno il bestiame. Ma il tempo passa. Il vento si ferma. Le provviste finiscono. La fame prende il sopravvento. Odisseo, sfinito, si allontana per pregare gli dei. Ed è proprio in quel momento che tutto crolla. I compagni cedono, sanno che è proibito, ma si convincono che sia meglio morire puniti dagli dei che di fame. Uccidono il bestiame sacro, cucinano la carne, mangiano. Il sacrilegio è compiuto. Helios vede tutto e chiede vendetta. Zeus e Poseidone scatenano una tempesta devastante. Il mare si ribella, il cielo si spezza, la nave viene distrutta. Uno dopo l'altro, tutti gli uomini muoiono, tutti, tranne uno. Odisseo. Aggrappato a un relitto, Odisseo resta in balia delle onde per giorni. Non combatte, non decide, sopravvive e basta. Alla fine, il mare lo trascina su un'isola sconosciuta. È l'isola di Calipso. Calipso accoglie Odisseo, lo cura, lo nutre e si innamora di lui. Calipso non è crudele, anzi, gli offre tutto ciò che ha sempre desiderato: sicurezza, pace, assenza di dolore. E poi gli fa un'offerta impossibile da ignorare: l'immortalità. Odisseo potrebbe restare per sempre, non invecchiare, non soffrire più, non perdere nessuno. Ma rifiuta, non perché Calipso non sia gentile, ma perché Itaca esiste, perché Penelope lo aspetta, perché Telemaco è cresciuto senza di lui. Odisseo resta sull'isola 7 anni, non come prigioniero in catene, ma come uomo bloccato tra due scelte. Ogni giorno guarda il mare, ogni giorno pensa a casa. Alla fine sono gli dei a intervenire di nuovo. Decidono che il viaggio deve riprendere. Ed è da qui che comincia l'ultima parte dell'Odissea, quella decisiva. Dopo aver ascoltato il lungo racconto delle sue avventure, i Feaci comprendono una cosa molto chiara. L'uomo che hanno davanti non è solo un naufrago fortunato, è qualcuno che ha pagato ogni passo del suo ritorno. Per questo, aiutarlo non è semplice generosità, è un dovere sacro. I Feaci sono navigatori eccezionali e quando decidono di riportarlo a casa, lo fanno nel modo più sicuro possibile. Di notte, in silenzio. Mentre Ulisse dorme profondamente, lo caricano su una nave veloce. Nessuna cerimonia, nessun saluto, solo mare, buio e destino. La nave approda a Itaca in un punto nascosto. Ulisse viene deposto sulla riva, ancora addormentato, circondato dai doni dei Feaci. Poi la nave riparte. Quando Ulisse si sveglia, non esulta, guarda intorno a sé e non riconosce subito la sua isola. Sono passati 20 anni e soprattutto Ulisse è tornato troppe volte dal nulla per fidarsi della realtà. È qui che entra in gioco Atena. La dea sa che il ritorno non può essere diretto. Il palazzo di Ulisse non è una casa, è un territorio occupato. Così lo nasconde. Non per inganno, ma per strategia. Ulisse assume l'aspetto di un vecchio mendicante. Schiena curva, pelle segnata, barba incolta, stracci addosso. Nessuno lo teme, nessuno lo rispetta. Ed è proprio questo il punto.
Ora Ulisse può osservare, ascoltare, capire. Il primo luogo in cui si reca è la capanna di Eumeo, il porcaro. Eumeo non lo riconosce, ma lo accoglie, gli dà da mangiare, gli offre un posto dove dormire. In un'isola piena di traditori, questo vale più di 1000 parole. Durante la cena, Ulisse mente. Racconta di essere cretese, di aver combattuto a Troia, di aver vagato per mari lontani prima di naufragare vicino a Itaca. Non è una bugia casuale, è una prova. Ulisse osserva Eumeo mentre parla del suo padrone assente e capisce che quell'uomo è rimasto fedele. Ora sa di avere un alleato. Nel frattempo, Telemaco sta tornando da Sparta. I proci hanno tentato di ucciderlo, falliscono. Anche Telemaco, una volta giunto a Itaca, si reca da Eumeo ed è lì che tutto cambia. Ulisse resta solo con suo figlio, lo guarda, lo ascolta. Poi, senza incantesimi, senza trasformazioni, gli dice la verità. Io sono tuo padre. Telemaco non crede subito, poi riconosce i segni, le parole, il modo di pensare. Padre e figlio si abbracciano, dopo 20 anni. Non è solo un incontro, è un'alleanza. Ulisse spiega il piano, nessuna improvvisazione, nessun attacco frontale, prima osservare, poi colpire. I proci devono morire, tutti. Telemaco torna per primo al palazzo. Poco dopo arriva Ulisse, ancora travestito. Ed è allora che avviene uno dei momenti più struggenti dell'Odissea. All'ingresso del palazzo giace Argo. Un tempo era un cane forte, veloce, fiero. Ora è vecchio, malato, abbandonato. Nessuno si prende cura di lui. Quando Ulisse passa, Argo alza la testa. Non vede un mendicante, non vede gli stracci. Riconosce il padrone. Muove appena la coda. Le orecchie tremano. Gli occhi si illuminano per un istante. Ulisse lo guarda e deve distogliere lo sguardo per non farsi riconoscere, per non piangere. Argo muore subito dopo. Ha aspettato 20 anni solo per questo. Ulisse entra nel palazzo e osserva. Vede l'arroganza dei proci, la violenza, il disprezzo. Poi incontra Penelope. Lei non lo riconosce e fa bene. Ulisse non si rivela, la mette alla prova, le racconta una storia, inserisce dettagli veri. Penelope ascolta, soffre, spera, ma non cede. Solo una persona lo riconosce davvero, la nutrice Euriclea. Durante un bagno vede la cicatrice sul ginocchio. Capisce subito. Ulisse la ferma, le impone il silenzio. Non è ancora il momento. Il giorno dopo, Penelope annuncia la gara. Chi riuscirà a tendere l'arco di Ulisse la sposerà. I proci accettano, ridono, falliscono, uno dopo l'altro. Poi il mendicante chiede di provarci, ridono ancora e fanno l'ultimo errore. Ulisse tende l'arco, senza sforzo, scocca la freccia, centro perfetto, si rivela, e inizia la strage. Con Telemaco, con Eumeo, con pochi fedeli, i proci muoiono tutti, il palazzo viene ripulito. Ulisse si rivela a Penelope, lei dubita, lo mette alla prova, il letto. Ulisse descrive il letto costruito attorno all'ulivo, solo lui poteva saperlo. Penelope capisce e lo abbraccia. Infine, Ulisse va da Laerte, anche lui dubita, anche lui viene convinto solo dai ricordi, il frutteto. Ma la storia non è ancora finita. I parenti dei proci vogliono vendetta, sta per scoppiare una guerra civile. Atena interviene un'ultima volta, ferma lo scontro, impone la pace e chiude il cerchio. Dopo 20 anni Ulisse è tornato e questa volta per restare. Odisseo è tornato a casa, ma non è tornato lo stesso uomo che era partito. Ha perso compagni, tempo, illusioni, ha affrontato dei, mostri e se stesso e alla fine ha capito una cosa semplice. Il viaggio più lungo non è quello per mare, ma quello che ti cambia dentro. Questa era l'Odissea, la storia di un ritorno che è costato tutto.
Se questo racconto ti è piaciuto e vuoi altri miti, storie e viaggi raccontati così, iscriviti al canale. E se vuoi approfondire questa storia, dai un'occhiata ai link in descrizione, perché ogni grande storia merita di essere raccontata fino in fondo.